Da un po' di tempo su questo canale condivido piccole avventure ed esperienze di viaggio, di scoperta, in moto oppure no. Ho ancora molto da raccontare, molto spesso manca il tempo per fare i montaggi. Molte esperienze sono state raccontate anche da altri amici, viaggiatori, che appunto sono stati ospiti su Wanderlust Less Travel. Ciò che molto spesso accompagna certe esperienze è l'attrezzatura. Spesso se ne parla, in altre occasioni no. Ciò che ritengo sia davvero importante oggigiorno è l'essere estremamente selettivi, il saper scegliere ciò che è essenziale, ciò che è in qualche modo utile e ciò che forse è meglio lasciar via perché contribuirebbe solo a distrarci dalla più autentica esperienza e dal contatto con le persone, con noi stessi. Avete visto, sono arrivato qui, sono nel bel mezzo della campagna lombarda, sono circondato solo da campagne e da questo cinguettio, ma ognuno di voi può in qualche modo immaginarsi dove preferisce. Nel bel mezzo del nulla, io vorrei immaginarmi in un bel deserto in questo momento e avere la possibilità di portare una scorta energetica importante con me per poter indifferentemente utilizzare gli accessori che mi servono, senza capricci. Però in molte situazioni tutto questo può permetterci di vivere delle avventure molto 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 interessanti. E quindi ragazzi, eccoci qua con il nostro cubotto pronto, con tutta la sua scorta energetica, a offrirci questa interessante soluzione. Si tratta quindi di questi cubotti capaci di accumulare energia e di potercela rilasciare per poter utilizzare indifferentemente dispositivi elettronici in tutte le situazioni. Ma non stiamo parlando di dispositivi elettronici, quelli che solitamente carichiamo, quindi il telefono o poco di più. In questo caso siamo nelle condizioni davvero di poter caricare di tutto e di più, e oggi ragazzi vi farò vedere con questa prova a che punto possiamo arrivare con le nostre ricariche e che cosa mi sono portato dietro per farvelo vedere. Ma prima di iniziare guardiamo un attimo la scheda tecnica e l'unboxing per raccontarvi in maniera più precisa di che cosa stiamo parlando. Allpower 600 arriva in questa scatola molto discreta, il tutto è ben assicurato e aprendola troviamo una busta con varie informazioni e manualistica. Non è presente traduzione in italiano, ma le raffigurazioni rendono tutto davvero molto intuitivo. È presente ovviamente anche il suo cavo di alimentazione. La Power Station si presenta così: larga 29 cm, alta 18,5 e profonda 19. Pesa 5,7 kg e ha 8 ingressi. È pensata per chi vuole qualcosa di leggero e adeguato per una o più giornate all'aperto. La Allpower R600 è la piccolina della famiglia Allpowers. Ha un inverter da 600 watt con uno spunto fino a 1200. Ha un accumulo di circa 300 watt. Ha una batteria di prima qualità con celle
naturale litio-ferro-fosfato in grado di garantire un'efficienza dell'80% della batteria dopo 3500 cicli di ricarica. Sul lato frontale abbiamo le porte di uscita con tappo stagno e su quello laterale le porte di ingresso. Quindi abbiamo due prese Schuko da 220 volts e qui possiamo collegare davvero di tutto funzionalmente alla sua potenza, quindi per la durata di utilizzo che ne deriva. Abbiamo porte USB tradizionali di tipo A e porte USB-C che possono erogare fino a 100 watt. Abbiamo la presa a 12 volts per alimentare tutti i dispositivi con questo tipo di attacco. Gli ingressi sul lato ci permettono di collegare il tutto alla rete domestica e la si può caricare velocemente fino al 100% in circa un'ora. Con la porta XT60 possiamo invece caricarla dall'accendisigari dell'auto. Abbiamo inoltre l'ingresso per caricarla con il pannello solare che vi farò vedere. La Power Station può ricevere carica anche da un pannello fino a 220 watt. Infine abbiamo la base per la ricarica wireless con uscita fino a 15 watt. Sulla parte frontale è inoltre presente una luce utilizzabile in 3 modalità: intensa, bassa o SOS. Inoltre si può connettere il tutto tramite la All Powers app per attivare luce, porte, spegnimento, programmazione e verificare lo stato di ricarica. La RS100 può essere utilizzata come gruppo di continuità e l'intervento in caso di blackout avviene entro 10 millisecondi. Questo bel cubotto è molto sicuro ed è dotato di diversi sistemi di protezione: quella per il surriscaldamento e la sottotemperatura, la protezione contro la scarica eccessiva, quindi nei casi in cui i picchi di corrente richiesti sono molto elevati. Ha inoltre la protezione per la sovraccarica delle batterie per cortocircuito e sovracorrente. Potete sceglierla di colore beige o nero e la garanzia è fino ai 5 anni. Inoltre, se vogliamo assicurarci la più totale libertà di scorta energetica green, possiamo quindi collegare un pannello come questo, sempre All Powers, e in questo caso è un 100 watt. Il modello che vedete è il SP027 policristallino, è pieghevole in 2 sezioni e in grado potenzialmente di convertire tra il 50% e l'80% nelle migliori condizioni. Le dimensioni sono mediamente compatte, evidentemente non adatte all'uso motociclistico, ma utilissime in tutte le altre situazioni. All'interno sono presenti i cavi e gli adattatori a tasche e sostegni e potrete dimenticarvi del resto per giorni. Cosa ho portato da farvi vedere e che voglio provare a divertirmi a utilizzare qui mentre sono nel mezzo del nulla? Allora, qui ragazzi abbiamo una luce, una classica lampada con la sua presa. Questa io di solito ce l'ho collegata a casa, è una lampada dell'IKEA. Facciamo finta che io questa la voglia utilizzare in campeggio, quindi inserisco qui, è una prova che sto facendo con voi. Accendo questa parte, come vedete, ma se io accendo con l'interruttore questa luce, vediamo se funziona. Tac, ragazzi, ho acceso la mia luce. Ma passiamo a qualcosa di ancora più interessante, molto di più. Guardate che cosa mi sono portato. Come potete immaginare io lo uso spesso e eccoci qua, vado a inserire il phone qui dentro. Vediamo un attimo se sono nelle condizioni di farlo funzionare. Voi che dite, funzionerà? Allora, in questo caso mi è andato in protezione perché aveva bisogno di un picco d'energia probabilmente superiore. Provo a metterlo a una potenza inferiore e vediamo che cosa succede. Quindi accendo 3 secondi, perfetto. Ho acceso questa parte e poi accendo il mio phone. In questo momento mi sta assorbendo 151 watt di output e ovviamente nel caso ho anche il phone per farmi i capelli. Bene, adesso togliamo il phone, facciamo la prova con qualcos'altro. Posso farvi vedere quanto sia facile in questo caso, è abbastanza normale, utilizzare la presa USB-C per caricare il drone. Attivo quindi questa parte e qui
ci collego il mio drone con USB-C. Come vedete sta caricando e ha un assorbimento in questo momento di 21 watt output, ha questa potenza d'uscita. Quindi sto caricando il drone, ho deciso di collegare anche in questo caso, ragazzi, un altro phone un pochino più piccolo, quindi attivo questa porta, considerate che sta già caricando il drone, quindi mi fa vedere che ho attivato anche questa. Quindi ragazzi, in questo momento sto caricando il drone e oltre a questo, come vedete, sta andando anche un phone da viaggio. Voglio fare di più e quindi tra gli oggetti che non mi porterei mai, ovviamente c'è anche questa, però ovviamente voglio farvi vedere, estremizzando, le capacità che può avere un accessorio come questo. E quindi sto caricando il drone, sto utilizzando questa luce e poi ci sono 22 watt d'uscita, ma accendo anche il phone. Ragazzi, funziona, ma vi rendete conto? Questo, ragazzi, è uno di quegli accessori che ti svoltano i viaggi e che ti fanno immaginare modi diversi per vivere determinate avventure. Sono certo che prima o poi, con un affare del genere, deciderò di andare a fare un montaggio video in un bosco o con la più bella vista che potrei avere su una montagna, isolato dal resto del mondo, a trovare ispirazione durante quella fase che molto spesso io trascorro in studio, quindi per fare l'editing video, isolato da tutto con la mia scorta energetica e viva. Sono certo che lo farò. Questa, per le sue dimensioni, per il peso di circa 5,5 kg, ovviamente si presta a un uso molto più leggero, più sbarazzino e assolutamente dedicato alla vita all'aria aperta, senza dover immaginare grandi sacrifici di trasporto, di volumi e quant'altro. Improponibile ovviamente per uso motociclistico immaginare qualcosa di più grande di questo, che ovviamente potrebbe avvicinarsi ai 13 kg a fronte dei 5,5 kg. Ovviamente la scorta sarebbe maggiore, però tutto sommato poi va tutto ridimensionato rispetto a ciò che effettivamente ci serve. E l'aspetto che rende molto interessante questa Power Station e sicuramente fa la differenza la sua batteria al litio ferro fosfato, che assicura maggiore durata, maggiore sicurezza, meno peso e sicuramente una ricarica più rapida. Tenete conto, come ho già detto, che si arriva a caricare quasi il 100% di questa Power Station in circa un'ora e io effettivamente l'ho provata, l'ho caricata più volte e confermo che è così. La litio ferro fosfato è una delle migliori tecnologie come batterie presenti sul mercato, assolutamente una delle migliori per dispositivi di questo tipo. Per la sicurezza potrebbe addirittura essere perforata paradossalmente, ma i rischi di esplosione sono veramente, o di incendio e quant'altro, sono assolutamente ridotti al minimo. Tenete conto che questa batteria garantisce, dopo 3500 cicli di ricarica, una capacità pari all'80% rispetto alla sua situazione d'origine. Avere ancora queste caratteristiche direi che è tanta roba. E a dimostrazione della qualità di questa batteria c'è da dire che All Powers offre una garanzia di 5 anni. Questo fa davvero la differenza rispetto a molti competitor che prevedono una garanzia di 1-2 anni, in questo caso 5 anni vuol dire che affrontano con grande serietà anche ciò che offrono rispetto ai loro prodotti, quelli di All Powers. Dal punto di vista del design, devo dire che è un design molto bello, piacevole, fatto davvero bene, davvero davvero bene. Non ho trovato nulla, assolutamente nulla, sia per quanto riguarda la Power Station, sia per quanto riguarda i materiali di costruzione del pannello solare, che potessero far anche lontanamente pensare a una qualità scarsa. Vedo davvero una qualità di assoluto livello, fatto davvero bene in tutti i dettagli, in tutte le caratteristiche, in tutte le piccole
in tutti i piccoli elementi, quindi non posso assolutamente dire nulla. La scocca ha una plastica rinforzata che ha lo scopo di resistere agli urti e quindi di poter essere trasportata anche in questo senso molto serenamente. Ha anche questi gommini qui e come si vede anche dei piccoli piedini e via. Adesso ragazzi mi tolgo il piacere di togliere finalmente sotto i vostri occhi la protezione dello schermo, è uno dei momenti di massimo godimento, e vi faccio vedere che questo display è un bel display digitale che mostra i dettagli, i dati in tempo reale, tra cui la percentuale della batteria residua, la potenza in ingresso e in uscita, il tempo stimato di autonomia rimanente, che può essere in ore o in giorni, la modalità di ricarica attiva e tra l'altro anche lo stato della funzione nel caso lo dovessimo utilizzare come gruppo di continuità. Per quanto possa essere eventualmente utile o inutile, questo lo deciderete voi. È presente anche una luce, come vedete qui, d'emergenza, che comunque è lì, ci può stare, eventualmente all'occasione può anche servire. Allora, come detto, questa batteria, questa Power Station può essere governata anche attraverso l'app dedicata della All Powers, direttamente dallo smartphone. Decidete voi se può esservi utile oppure no. Per poter attivare il Bluetooth è sufficiente tenere schiacciato questo tasto per qualche secondo, qualche istante, compare ovviamente l'iconcina Bluetooth e poi dall'app possiamo riconoscere, ritrovare immediatamente il dispositivo che ci interessa e la connessione avviene in un istante. Qui vediamo lo stato della batteria, la percentuale stato della batteria, e possiamo vedere anche il residuo in giorni di utilizzo piuttosto che in ore. Possiamo attivare le singole porte direttamente da qui. In questo caso posso attivare quella a corrente alternata, posso attivare o spegnere, diciamo, le porte USB, posso eventualmente lavorare o selezionare il tasto Eco Mode, e da qui posso stabilire eventualmente lo spegnimento dopo un'ora, 2 ore, 4 ore, 6 ore e via discorrendo. Posso accendere o spegnere la luce direttamente dall'app, insomma posso divertirmi ovviamente a fare una serie di cose, a controllarla, e un qualcosa in più eventualmente, chi lo sa, magari qualcuno potrebbe pensare a qualcosa che impiegato al suo modo di vivere le sue piccole grandi avventure magari gli può tornare utile. Abbiamo anche una base di ricarica wireless dove appoggiando il telefono possiamo attivarla e quindi poter caricare e sfruttare anche questa porta. Il pannello non ha fori o occhielli, ma è dotato di questi anelli di fissaggio che permettono ovviamente di poterlo fissare in qualunque situazione, su una tenda, su un mezzo e via discorrendo. Le dimensioni sono quelle che vi ho detto in scheda, sono queste quindi da aperto. In termini di portabilità, sì, è portatile, non una portabilità da moto, però assolutamente per chi si muove in auto, in camper o con altri mezzi, imbarcazioni, eccetera, eccetera, può essere assolutamente gestito. Sul retro troviamo questa tasca dove sono presenti alcuni accessori in dotazione, quindi per il collegamento, per l'alimentazione. Questo è praticamente il cavo collegato direttamente ai pannelli da collegare a questi per l'alimentazione. Quindi il tutto è qui, non c'è il rischio di perderlo. E sono abbastanza lunghi questi cavi anche per una maggiore versatilità. Adattatori da 8 mm e 2,5 mm per avere una buona compatibilità con diversi tipi di Power Station. È un bifold, quindi appunto si apre e si chiude in questo modo, e poi ci sono queste gambe che lo sostengono. Io credo che in relazione al peso siano più che sufficienti, anche se non sono, in questo caso non è regolabile l'inclinazione. Io credo che nel complesso sia un buon pannello, soprattutto per chi cerca un buon compromesso anche in termini di investimento economico. Sicuramente non sarà paragonabile ai dei modelli premium, però ovviamente anche qui ognuno fa l'uso che ritiene più utile e può prendere in considerazione in tutte le situazioni anche un piccolo compromesso. Quali sono quindi i punti di forza, i vantaggi e i punti che magari possono essere migliorabili di
un dispositivo di questo tipo e in particolare della R600 All Powers. Allora, sicuramente per quel che mi riguarda la portabilità, perché potenza, accumulo, picco, dimensioni e peso per me rappresentano il miglior compromesso per quantomeno il mio tipo di utilizzo, le mie esigenze, come me la immagino in prospettiva, perché è un qualcosa dove non ci devi pensare 10 volte per portartela, ma effettivamente dici, beh, questa qui me la metto anche nel borsone della moto o sicuramente in macchina in un angolino e mi tornerà utile. La batteria litio ferro fosfato è una gran figata, quindi stiamo parlando di una batteria di ultimissima generazione e questo secondo me è l'elemento centrale da fare la differenza su un dispositivo che alla fine, al di là del software e tutto quanto, al centro di tutto ciò che ci interessa è effettivamente la batteria. La garanzia di 5 anni secondo me è un indice di grande affidabilità e di grande serietà, quindi nessuno sta scommettendo su di voi, ma sta scommettendo su se stesso e sul proprio prodotto. Ha questa ricarica ultra veloce che mi ha veramente colpito, la trovo davvero una gran figata. Mi è piaciuta sicuramente quest'ampia connettività con tutte le uscite che ci sono a disposizione, quindi davvero non vi manca nulla, non manca nulla. La funzione UPS per l'uso domestico mi sembra anche questa molto interessante, perché non è un oggetto che poi mettiamo da parte quando non siamo in viaggio e quindi è un qualcosa che costantemente ci può tornare utile. Forse più ce l'abbiamo a disposizione, più ci rendiamo conto che può aiutarci. Quello che avrei fatto, diciamo, in questo caso, non avendo una custodia protettiva, è vero che la scocca è fatta bene, è rinforzata, è tutto quello che vogliamo, però per un utilizzo molto wild, ecco, avrei previsto magari un qualcosa di un pochino più gommato. Ecco, questo a me sarebbe piaciuto, non lo so se è compatibile poi con la sua funzione, però un pochino più gommata. Ecco, questo l'avrei apprezzato molto, ma è soltanto un mio sfizio, ecco. Bene ragazzi, con questo è tutto, io ho concluso, trovate i link in descrizione per avere un codice sconto per poter risparmiare un 10% e quindi come vedete qui da un importo iniziale potrete portarlo a casa con meno di 200 euro. È sufficiente cliccare sul link, non occorre fare altro e poi una volta arrivati nel cestino, all'output del cestino, potete utilizzare il codice TRAVEL per poter aggiornare il prezzo e avere lo sconto. Spero vi sia stato utile questo video, grazie per aver seguito fin qui e alla prossima.